Cambiare. Che tema controverso e dibattuto. A proposito di tema, ricordo quando ero a scuola e dovevamo fare dei temi, a prescindere se si trattasse di storia, di poesia, di attualità. A me veniva sempre in mente di cominciare dicendo che l'uomo, sin dalla sua comparsa sulla Terra, ha sempre cercato di cambiare qualcosa, di migliorarsi, di rendere il suo stile di vita più adeguato e che questa ricerca del cambiamento ha sempre portato delle migliorie fino ad arrivare ai giorni nostri con l'invenzione dei cellulari, di internet, la ricerca, la cura delle malattie. In realtà oggi mi chiedo se cambiare non sia diventata un'ossessione, un bisogno incontrollabile di cambiare le scarpe, la macchina, il telefono, anche quando non c'è proprio un bisogno di cambiare qualcosa, anche quando non c'è proprio un'esigenza di vivere meglio, perché si vive già bene. Facendo un breve riassunto, mi vengono in mente 3 cose fondamentali riguardo il cambiamento. Uscire dalla noia, conformarsi, risorgere da una crisi. Lo so che state pensando che forse è una visione semplicistica della situazione, ma in realtà mi auguro che sia proprio così. Provo a spiegare cosa intendo. Uscire dalla noia vuol dire colmare un vuoto, fare un acquisto compulsivo, anche se a volte magari abbiamo proprio bisogno di comprare un paio di scarpe nuove, ad esempio. Quando dico conformarsi intendo conformarsi alle mode, seguire le pubblicità, farsi prendere dagli incentivi statali, dal bonus del 110%. Insomma, tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo spinti a dover cogliere l'opportunità in tutti i casi e quindi costretti a cambiare per qualche ragione. Questi tipi di cambiamento sono cambiamenti che il nostro cervello gestisce con facilità, quindi non hanno particolari difficoltà ad essere eseguiti. Eppure capita a volte che anche nello scegliere un ristorante, un film da vedere al cinema, diciamo che da un anno a questa parte è da vedere in TV, andare in vacanza, può far saltare la mosca al naso, può creare attriti tra amici, tra partner. E anche in questo caso fare una scelta può diventare complicato perché la scelta potrebbe risultare sbagliata. Ecco quindi che forse ai giorni nostri cambiare è diventato difficile, anche in situazioni che apparentemente sono semplici. Infatti spesso ci troviamo a pensare che vogliamo cambiare casa, siamo stanchi del nostro partner e vogliamo cambiare partner, siamo stanchi del lavoro che svolgiamo e vogliamo cambiare lavoro. Ma questo tipo di cambiamento per il cervello è un cambiamento di schema e il cervello odia cambiare comportamento. Per cambiare comportamento dobbiamo sapere cosa vogliamo veramente e spesso invece restiamo a girare come dei criceti nella ruota e continuiamo a fare quello che facciamo sempre. Non andiamo da nessuna parte, seguiamo sempre le stesse direzioni. E la spiegazione di questo è semplice. Spesso pensiamo a quello da cui ci vogliamo allontanare e questo ci dà dolore. E il dolore, purtroppo, per la nostra mente, segna dei collegamenti neuronali più forti rispetto alla gioia, al piacere, e quindi restano nella nostra memoria. Per cui è più complicato immaginarsi un futuro splendente rispetto ad un presente o un passato da cui vogliamo allontanarci. Ed è così che arriviamo al terzo punto: risorgere da una crisi. La situazione si complica un po'. Cosa vuol dire crisi? Crisi è un termine che deriva dal greco, crino, che vuol dire discernere, valutare, giudicare. Una crisi quindi è spesso foriera di cambiamenti. Spesso facciamo il salto della quaglia quando abbiamo raggiunto il fondo, quel fondo che non riusciamo più a grattare. E allora in quel caso è un cambiamento obbligato. Ci vogliono delle risorse consistenti per risollevarsi, ma lì entrano in gioco altri fattori. Motivazione, disperazione. Quando non c'è più nulla da perdere diventa facile risorgere, perché abbiamo dato tutto e l'unica soluzione è cambiare. Quindi potremmo pensare che cambiare è semplice, cambiare partner, cambiare lavoro. Non lo è, fidatevi. Il cervello, l'ho sempre detto, è quella macchina che continua ad avere il controllo sul dispendio di energie. Ha il braccino corto. Tant'è vero che leggevo da qualche parte che da un sondaggio è venuto fuori che il 75% dei lavoratori statunitensi sono insoddisfatti del proprio lavoro. Tornano a casa con un senso di ansia, di insoddisfazione, di non riempire un vuoto. Di questi, molti si lamentano di lavorare troppo, di non guadagnare abbastanza, di far fatica a sopportare il proprio capo, di non avere il tempo per se stessi, per uno sport, per un hobby. Ma allora perché questa gente non cambia lavoro? Se è arrivata così in basso, se sta grattando il fondo, perché non cambia? Dai, non mi fare ripetere le stesse cose. È più facile autocommiserarsi. L'uomo in milioni di anni nella sua vita ha cambiato tutto. È sopravvissuto alle guerre. Intendo non si è estinto in seguito alle glaciazioni, alla fine del mondo, ai cambiamenti climatici, alle radiazioni nucleari. L'unica cosa che non è riuscito a cambiare
in questo processo di adattamento è stato liberarsi dell'autocommiserazione. Tuttavia, quando arriva una crisi non c'è autocommiserazione che tenga. Quando arriva una crisi spesso sbrocchi, vai per la tangente. È giusto fare così? Non lo so. Di certo, quando spegni quelle vocine che per anni ti hanno lavorato, ti hanno tenuto legato al presente, quelle convinzioni che ti hanno fatto credere di non essere adeguato per quel lavoro, per il partner ideale, per quel gruppo di amici, per quello sport. Quando tutto diventa silenzio, tiri fuori le tue vere risorse, la dignità, l'amore per te stesso, la forza di provare. E allora magari ti fai quella domanda a cui non sai dare risposta, quella domanda che non hai mai avuto il coraggio di farti. Qual è quella domanda? La domanda è: io su questa terra, che cosa ci sto a fare? Beh, forse l'unico modo per scoprirlo è cambiare.